Ciao, benvenuti su Mintitaro. Con questo interattivo esploriamo il lato ombra o shadow in inglese. Per chi non sia a conoscenza di questa terminologia, la spiego brevemente. Il lato ombra è stato teorizzato da Carl Gustav Jung e consiste nella parte della nostra psiche di cui non abbiamo conoscenza. Può essere una parte del nostro carattere, può essere il risultato di esperienze passate che non ricordiamo o di cui non teniamo conto nel nostro comportamento e che appunto si manifesta in automatismi, comportamenti automatici che ci condizionano nel bene e nel male. A volte può essere appunto positivo, altre volte negativo. Però può anche appunto rivelarsi un fattore di autosabotaggio. In questo interattivo vedremo quelli il lato ombra che ci condiziona in maniera negativa. Ehm, dunque, si fa con una pratica dei tarocchi appunto che cerca di portare alla luce questo lato ombra, perché come scrisse lo stesso Jung, se l'inconscio, in questo caso il lato ombra, non viene portato alla luce, non viene portato alla nostra coscienza, ci condiziona continuamente e poi finirà che lo chiamiamo destino, appunto, mentre in realtà è il frutto di condizionamenti, di automatismi che poniamo in essere noi, appunto perché non abbiamo controllo sul nostro lato ombra, addirittura appunto lo ignoriamo. Bene, con questo interattivo cercheremo di esplorarlo e di capire come poterlo superare. Abbiamo come al solito tre opzioni. La prima è con il quarzo citrino, la seconda col diaspro rosa e verde, la terza con la calcite arancio. Come sempre vi consiglio di fermare un attimo il video, seguire il vostro istinto, scegliere la variante che più vi comunica, dopodiché potete scorrere il video e arrivare al capitolo che descrive la variante scelta. Come sempre un interattivo senza limiti di tempo, il che vuol dire che è valido al momento in cui lo guardate e copre un periodo di 2-3 mesi. Bene, ci vediamo dopo. Ciao! Bene, iniziamo con la prima variante, quella del quarzo citrino, e vediamo innanzitutto il lato ombra di voi che avete scelto questa variante. Dunque, abbiamo questa carta Dixit che mostra una colonna di personaggi, uno sulla testa dell'altro, e vedete che c'è la figura, questo animaletto che è alla base di questa colonna, che regge tutto il peso e con molto sforzo. Vedete anche che ci sono degli orologi che sono fermi alla stessa ora. Dà proprio l'idea che il vostro lato ombra risieda nella vostra capacità di essere la colonna, la base portante di questa colonna di aiuto nei confronti degli altri, che è un vostro appunto istinto, un vostro lato del carattere che però vi costringe praticamente a enormi sforzi, a spendere molta energia verso gli altri e anche molto tempo perché appunto gli orologi sono fermi, quindi neanche fate più attenzione a dedicare del tempo a voi stessi.
vediamo la carta dei tarocchi associata e abbiamo la regina di bastoni. Dunque, la regina di bastoni è una figura molto affascinante, molto carismatica, che appunto è una leader, guida gli altri e è anche molto socievole. È proprio una regina dei parti, diciamo, anche molto brava a intessere relazioni. Però evidentemente in questo caso, perché noi appunto stiamo esplorando un lato ombra che ha dei riverberi negativi, no? Sulla nostra vita, e in questo caso questa attenzione nei confronti dell'intessere una rete di contatti, questa attenzione nei confronti della propria comunità, nel dare aiuto anche agli altri attorno a noi, soprattutto nell'organizzazione di attività da fare con altre persone, evidentemente vi porta a spendere molta energia e molto tempo che poi non dedicate a altri lati della vostra vita e al vostro benessere. Quindi bisogna, appunto, secondo le carte, stare attenti a questo vostro lato di cui non avete piena consapevolezza. Vediamo poi nella pratica che effetti ha nella vita quotidiana questo vostro lato ombra, come si manifesta, e abbiamo la carta della forza in apertura, il 9 di coppe e il 4 di spade. Dunque, si manifesta questo vostro lato ombra nel fatto che appunto necessitate di molta energia, dovete resistere, avete sicuramente molta energia perché la carta della forza indica appunto una forza interiore molto, molto importante, però appunto si manifesta nel fatto che siete voi coloro che poi nel quotidiano, nelle varie attività in cui vi cimentate, dovete reprimere i vostri istinti, i vostri desideri, dovete farvi forza per voi stessi ma anche per gli altri. E il 9 di coppe può indicare appunto che ponete un po' da parte anche i vostri desideri, anche se poi nella fattispecie potrebbe darvi molta soddisfazione emotiva. Sicuramente questa volontà, questo istinto nell'aiutare gli altri, nell'organizzare anche la vita degli altri, nel fare forza, dare forza, energia, carica agli altri, però appunto vi esaurite alla fine perché il 4 di spade indica appunto la necessità di una pausa, di una rigenerazione della forza, una rigenerazione, ricaricare un po' le pile, ecco. Quindi vi state un po' finite con esaurire le vostre energie, ecco. Ehm, Questo è un po', diciamo, il lato negativo di questo vostro lato ombra, ovvero la parte di voi di cui non siete pienamente coscienti, che appunto può avere sì dei lati positivi nel vostro quotidiano perché vi dà molta soddisfazione a livello emotivo, però appunto vi porta a volte ciclicamente a dover energizzare voi stessi nel dover prendere forzatamente delle pause ehm, per appunto riposarvi e ricaricare le batterie. Vediamo adesso che consigliano le carte come atteggiamento da porre in essere per poter un attimo bilanciare questo vostro lato ombra. E abbiamo il 2 di coppe
la regina di spade e il 9 di denari. Beh, sicuramente dunque il 2 di coppe indica di continuare a intessere delle relazioni anche a due, no? Se si tratta per esempio della relazione con il vostro partner o con i vostri amici, i vostri colleghi. Sicuramente mantenere questo tipo di atteggiamento amichevole, di supporto nei confronti degli altri, però in modo bilanciato, perché la regina di spade è una persona che comunque mantiene fermi dei punti di equilibrio, dei paletti che vanno appunto seguiti. Vedete, è una persona che segue una direzione ben precisa, che non si fa condizionare dagli altri e che comunque mantiene fermo lo sguardo sul proprio obiettivo. Quindi quello che stanno a indicare queste carte è che appunto sicuramente le vostre relazioni sociali sono importanti, però di non far sì che tolgano energia e focus sui vostri obiettivi, che in questo caso sono rappresentati dal 9 di denari, che indica appunto una soddisfazione personale, una crescita personale, il proprio successo. Quindi mantenere comunque l'obiettivo saldo sul vostro benessere, anche non solo psicologico ma anche materiale. Vedete, la regina dà le spalle al 2 di coppe e invece punta proprio al 9 di denari, il che proprio indica che sì, importante avere l'aiuto oppure comunque una relazione importante alle spalle, che sia sentimentale, lavorativa, di amicizia, però appunto mantenere fermo lo sguardo al proprio benessere. Altrimenti appunto rischiate, considerando questo lato ombra che avete, di perderlo un po' di vista, no? Di dimenticarvi di voi stessi, in un certo senso. Vediamo poi l'ultimo consiglio, la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio invece appunto tenere, e abbiamo la carta del vendicatore mascherato in questo senso. Ehm, Quello che sta dicendo questa carta è che se continuate su questo cammino, alla fine sentirete come la mancanza di un equilibrio nelle relazioni con le altre persone e potrebbe venire fuori questo lato del vostro carattere un po' vendicatore, ovvero come se appunto iniziaste anche ad accusare gli altri per una mancanza di equilibrio nella vostra relazione con loro. E quindi cercare una specie di giustizia, ma anche in maniera un po' aggressiva. Invece, quello che sta consigliando questa carta è appunto, insieme alle altre, ovviamente, bisogna guardare sempre nel contesto della stessa, sta dicendo di far sì sempre e comunque che riusciate a mantenere un equilibrio tra il vostro benessere e quello degli altri, non diventare la colonna portante degli altri, cercare di risolvere i problemi degli altri e perdere così del tempo che potreste anche dedicare a voi stessi, cercare un equilibrio in questo senso. Bene, spero che questa stesa vi abbia aiutato a scoprire un po' più di voi stessi e del vostro inconscio e se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella del diaspro rosa e verde, e vediamo subito
il lato ombra di coloro di voi che hanno scelto questa seconda variante attraverso la carta Dixit. E vediamo questa graziosa ragazzina che sta in una tazza di cereali, credo, con del latte, sta cercando di navigare queste acque turbolente e di scappare da un pericolo poi rappresentato dal cucchiaio con i cereali, che prende i cereali appunto. Dà l'idea che il vostro lato ombra riguardi una sensazione continua o soprattutto magari che viene come dire, attivata quando vi sentite in acque non stabili, appunto, non calme, quando vi trovate appunto in una situazione di instabilità, avete questo atteggiamento di questo istinto di insicurezza, di fuggire via da possibili eventuali pericoli, quindi un po' come se vi poneste in fuga nel momento in cui appunto dovete confrontarvi con delle situazioni dinamiche e non particolarmente stabili. Vediamo la carta dei tarocchi associata e abbiamo la carta della morte. Questa può indicare appunto che cercate istintivamente un po' di tagliare i ponti con situazioni che non vi mettono a vostro agio, di cercare appunto di evitare di andare fuori dalla vostra zona di conforto. Può anche indicare che per alcuni di voi questo tipo di paura istintiva, questa volontà di fuga, derivi da un cambiamento importante, dalla fine di una situazione o di una relazione nel passato che vi ha appunto creato questa specie di reazione istintiva alla fuga quando appunto vi trovate in acque poco stabili. Vediamo adesso come si manifesta nel concreto questo tipo di lato ombra nella vostra vita e abbiamo il re di bastoni, il mondo e il 2 di spade. Dunque, queste carte indicano appunto che nel vostro quotidiano questo tipo di atteggiamento un po' spaventato, un po' tendente alla fuga, a chiudere in maniera anche un po' risoluta situazioni che non vi lasciano, non vi danno, non vi mettono a vostro agio, vi impedisce di acquisire quella padronanza, padroneggiare appunto varie situazioni nella vostra vita, perché il re di bastoni è un'energia carismatica di leadership e appunto non riuscite a crescere in questo senso se continuate a scappare appunto non riuscite a portare a riuscire a maneggiare varie situazioni, non vi sentite in controllo della situazione e quindi ovviamente questo porta a una forma di frustrazione. Non riuscite molto spesso neanche a completare delle attività o dei progetti perché appunto il mondo è una carta di completamento, ma anche di successo, quindi solitamente appunto questo tipo di atteggiamento può portarvi a rifuggire
da un possibile successo, perché appunto non perseguite fino in fondo i vostri obiettivi, non portate veramente a compimento le vostre attività, i vostri progetti. In realtà voi le doti ce l'avreste, perché appunto queste carte indicano che in realtà voi avreste in luce il carisma, la leadership del re di bastoni, però appunto fatica a venir fuori perché avete questo automatismo di evitare, di fuggire da situazioni che vi mettono a disagio, che non considerate abbastanza stabile. Inoltre il 2 di spade indica una impossibilità a proseguire nel cammino scelto, perché appunto indica sempre un blocco. ehm, e poi in questo senso, vedete, c'è il mare alle spalle della ragazza protagonista, perché il mare indica appunto l'inconscio, no? Quindi come se voi voltaste le spalle il vostro inconscio, non volete guardare quello che effettivamente è importante per voi, quali sono le radici del vostro comportamento, e questo vi impedisce appunto di proseguire il vostro cammino e di porvi in azione, di prendere magari anche delle decisioni che sono necessarie appunto da prendere. Vediamo cosa consigliano le carte per poter superare questo tipo di automatismo, di questo tipo di lato ombra che avete. E abbiamo il 10 di bastoni, l'8 di spade e il 6 di bastoni. Dunque, secondo i tarocchi, eh, dovete fare effettivamente, come dire, un certo sforzo per andare contro questo istinto che voi avete nel rifuggire delle situazioni non bilanciate, non stabili, perché il 10 di bastoni indica proprio una forte energia spesa in questo senso, un forte carico che dovrete affrontare. L'otto di spade indica appunto che in realtà è più, però tendenzialmente c'è la soluzione davanti a voi, perché vi sentite bloccati, però in realtà dovreste liberarvi, potreste liberarvi da soli. È tendenzialmente più facile di quello che pensate, anche se magari ci vuole appunto un grosso sforzo, come indica il 10 di bastoni, però in realtà dovreste guardare in faccia questo vostro atteggiamento, affrontarlo, perché vedete questa ragazza ha gli occhi bendati, però in realtà appunto è circondata da spade, ma che sono in definitiva non chiuse da un cancello, quindi in realtà potrebbe liberarsi, però non lo fa perché si sente in un certo senso più protetta in questo modo, rimanere nella propria gabbia. Il 6 di bastoni invece sta a indicare che se cercaste appunto di vedere in faccia questo tipo di paure che vi condizionano, questo lato ombra che vi condiziona in maniera anche aperta, esplicita, potreste appunto ottenere i successi che sono davanti a voi, che vi potreste meritare, perché appunto il 6 di bastoni è una carta di successo, di vittoria, promette appunto un buon esito del vostro lavoro, che in gergo si chiama shadow work, appunto, cioè di riflettere su questo tipo di atteggiamento che potrebbe appunto essere dovuto a esperienze un po' traumatiche, fine di relazioni, fine di
rapporti di qualsiasi genere, anche di lavoro, fine di situazioni traumatica, che appunto vi scatena questo istinto di allontanarvi, di fuga. In realtà, appunto, secondo le carte, potreste appunto avere successo nelle vostre attività, nella vostra quotidianità, nella vostra vita, sentirvi soddisfatti di voi stessi molto di più se riusciste a riconoscere questo tipo di atteggiamento e soprattutto con uno sforzo ogni volta cercare di frenarlo. Vediamo un attimo il consiglio poi della carta degli archetipi, che è un po' quello a cui tener conto, ed è la carta, l'archetipo dello studente. Questa è una persona che, a cui piace aumentare le proprie conoscenze, piace studiare, appunto, piace crescere a livello intimo come mente, come conoscenza, come tutto, però poi alla fine non pone in pratica le proprie nozioni, la propria competenza, le proprie conoscenze, rimane a livello di studente, non vuol crescere, un po' Peter Pan è un po' una persona che non vuole sporcarsi le mani, non vuole rischiare, e questo, secondo questo tipo di archetipo, appunto non vi permette poi di ottenere ehm, il vostro successo, riconoscimenti, perché volete rimanere come uno studente, a livello di studente volete crescere per diventare maturo, per diventare maestro voi stessi. Quindi dovete completare quello che avete iniziato e se il vostro istinto vi porta a rifuggire le vostre attività, quando appunto vi scatta questa ansia, appunto poi alla fine, in definitiva, rimanete completamente bloccati. Quindi dovete crescere come, nel senso che da studente dovete appunto iniziare a mettere in pratica le vostre conoscenze, non lasciarle così inutilizzate. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione su il vostro lato ombra e vi abbia aiutato. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della calcite arancio, e vediamo subito il lato ombra per coloro di voi che hanno scelto questa terza variante con la carta Dixit. E abbiamo questa carta che fa vedere un bignè a 2 piani, che è una casetta, no? Con dei bastoncini di zucchero al lato, e ci sono due figure che vengono salutate e invitate ad entrare da questo uccellino. È un po' la favola di Pollicino, mi sembra, no? Che vede la casa della strega nel bosco, fatta di marzapane e zucchero, un po' lo stesso concetto, il che mi fa pensare che il vostro lato ombra riguardi un po' l'indulgenza nei piaceri materiali, nel senso che siete facilmente attratti da ciò che è dolce nella vita, da ciò che è che solletica il vostro appetito, dai piaceri della vita, da ciò che sembra appunto fonte di piacere, di gioia, senza però riflettere molto sul fatto che alla lunga potrebbe essere dannoso per voi. Quindi siete un po' fuori non riuscite a controllarvi di fronte appunto ai piaceri della vita, ecco, siete un po', come dire, un po' attratti, un po' troppo, ecco, non avete una misura in questo senso. Vediamo un attimo
la carta dei tarocchi associata e abbiamo il Re di Coppe. Re di Coppe invece è una persona che è molto equilibrata emotivamente, pur sensibile, pur empatica, comunque riesce a navigare il mare delle emozioni. Vedete che è circondato dalle acque turbolente, però lui rimane tranquillo, fermo e in una posa abbastanza zen. Quindi quello che appunto sta dicendo questa carta è che in realtà dovreste un attimo porre un po' più in controllo i vostri istinti, le vostre emozioni, che quando queste vi guidano verso dei piaceri in maniera incontrollata. Non seguire sempre ciò che vi piace quando anche sapete che in realtà vi può danneggiare. Vediamo però come si manifesta in concreto questo lato ombra nel quotidiano. E abbiamo il 6 di denari, il diavolo, adesso spiego ma è abbastanza chiaro, e il 6 di coppe. È interessante che ci siano anche due 6 che solitamente indicano appunto un equilibrio. Beh, appunto si manifesta nel fatto che non ci sia un equilibrio né dal punto di vista emotivo con il 6 di coppe né dal punto di vista proprio di denaro materiale nel 6 di denari. Sembra appunto che la ricerca del piacere, la ricerca di seguire ciò che vi piace, mm, ciò che insomma indulgete, il fatto che voi indulgiate anche nei piaceri di breve durata, diciamo, vi porta a un disequilibrio dal punto di vista sia materiale, con il 6 di denari, che dal punto di vista emotivo, relazionale con gli altri, che è il 6 di coppe. In tutte e due le carte ci sono più di un personaggio, c'è una relazione con gli altri, quindi è possibile anche che appunto questo cercare sempre il piacere appunto crei dei problemi relazionali con le altre persone, perché evidentemente come dire, non avete un controllo su il vostro istinto, e quindi questo può creare dei problemi sia finanziari sia materiali che appunto emotivi e relazionali. Il diavolo è abbastanza chiaro perché è una carta che indica appunto un'indulgenza, una passione materiale per i beni materiali, anche una dipendenza, codipendenza nei confronti di altre persone e una dipendenza nei confronti del piacere, anche sensuale, no? Che alcune esperienze, alcune cose creano. Ehm, quindi il diavolo è proprio la carta della dipendenza nei confronti di situazioni o persone. È una passione che limita i movimenti, perché vedete questi due esserini hanno una catena, quindi sono legati, sono limitati dalle proprie passioni, in maniera, è perché è una passione appunto un po' fuori controllo. Solitamente no, in alcuni casi estremi può essere indicata a livello droga, quindi che so, per dire le sigarette, il piacere della carne, il piacere del cibo, anche per alcuni di voi può essere una relazione tossica da cui sono dipendenti e che li lega con una catena che non riescono a spezzare, appunto perché a volte il partner in questa relazione tossica crea dei momenti di benessere che però evidentemente non sono compensati nel lungo periodo da una stabilità e da un equilibrio dal punto di vista relazionale e anche nel quotidiano non si crea una stabilità all'interno della relazione. Questo
se stiamo parlando di una codipendenza nei confronti di una persona. Comunque c'è proprio un essere affascinati da una situazione o da una persona che però nella pratica ci vincola, ci limita e ci crea degli squilibri nel quotidiano. Vediamo adesso cosa consigliano le carte per superare questo tipo di dipendenza, di lato ombra, e abbiamo la carta del mondo, l'imperatore, addirittura tre arcani maggiori, e l'appeso. Tre arcani maggiori, quindi insomma sono consigli da seguire. Poi ce ne abbiamo quattro con il diavolo, quindi è qualcosa che veramente dovete affrontare secondo le carte. Beh, sicuramente l'imperatore indica porre delle barriere, creare delle basi solide, creare dei limiti, perché l'imperatore è colui che governa un popolo, un paese, e crea dei confini, crea delle regole da seguire, e quindi ovviamente in questo senso voi dovete porvi delle regole che voi stessi dovete seguire. Quindi le regole riguardano voi stessi, dovete cercare di creare una stabilità interna a voi stessi, e anche nella pratica, nella vostra vita quotidiana, creare le basi solide per una stabilità attraverso raggiungimento di una chiusura di un cerchio, fondamentalmente, a chiusura di una fase. Quindi il mondo indica solitamente un ciclo che si ripete, però anche un ciclo che si chiude e se ne inizia un altro. Quindi iniziare un nuovo ciclo dove voi sarete più stabili, più padroni di voi stessi e della vostra vita e della vostra situazione, e soprattutto riuscirete a un po' ribaltare, no? La vostra situazione. L'appeso indica un ribaltamento della situazione, un ribaltamento anche di un punto di vista diverso, quindi cercare di vedere le cose da un punto di vista diverso, cercare di capire che effettivamente poi questi piaceri in cui voi indulgete, questa dipendenza che voi avete in certi fattori che sembrano attraenti, no? Dipendenza nei confronti di persone o di situazioni che apparentemente sembrano attraenti, facili, e come dire, sorgente di felicità e di piacere, in realtà appunto possono creare dei disequilibri, possono creare dei vincoli. Vedete, questa persona anche legata, quindi riuscire a capire in realtà i danni che nel lungo periodo possono creare. E quindi il consiglio maggiore, diciamo, in questo trittico lo vedo molto riguardo appunto a creare delle basi solide, porre dei limiti a se stessi, non solo alle situazioni o alle persone che appunto possono limitarvi nel lungo periodo, però in realtà proprio creare una disciplina interna, creare dei paletti per se stessi in modo che voi abbiate il controllo sui vostri istinti nei confronti di appunto andare verso situazioni apparentemente belle, che però poi possono rivelare dannose, no? Quindi scavare un po', guardare oltre la superficie, l'aspetto superficiale di una persona, di una situazione. Vediamo adesso la carta dell'archetipo, cosa altro ci consiglia, che tipo di atteggiamento, che tipo di fattore tenere in conto, e abbiamo appunto l'edonista. Questo è un archetipo appunto che indica
un comportamento verso il piacere, no? Fine a se stesso o comunque smodato che non permette appunto ehm, di seguire il proprio benessere, perché appunto essendo smodati nell'aspetto edonistico del proprio comportamento, poi in realtà ci si danneggia sia a livello pratico ma anche poi a livello caratteriale perché si creano delle appunto dipendenze nei confronti di situazioni apparentemente belle e facili, cioè ehm, bisogna ricercare il piacere e la bellezza in ogni cosa senza però appunto farsene, cioè crearsi una dipendenza da questo tipo di bellezza, mettiamola così. Spero che questa lettura vi abbia aiutato, vi abbia dato degli spunti di riflessione riguardo al vostro lato ombra. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!